Benvenuti a tutti, questo è il canale dedicato al Dash, io sono Tiziano. E che cos'è il Dash? Dash sta per Digital Cash, quindi parlo di criptomonete e se non ne avete già sentito parlare vorrei appunto nominare il più famoso di tutti che ha i meriti di aver fatto conoscere le criptomonete al mondo intero, quello che è il Bitcoin. Che cos'è il Bitcoin e come funziona? Se non avete mai sentito parlare, andiamo a vedere innanzitutto quello che è il sito del Bitcoin. Come funziona? Allora, innanzitutto per poter utilizzare il Bitcoin c'è bisogno di scaricare, fare il download del wallet, quindi del portafoglio. Una volta che si ha il portafoglio, che funziona come un semplice programma, quindi si installa, si ha la possibilità di conservare e inviare e ricevere Bitcoin. Qual è la differenza tra un pagamento in Bitcoin e un pagamento online standard? Andiamo a vedere una semplice rappresentazione grafica. Allora, supponiamo che il nostro Rob voglia inviare un certo quantitativo di denaro alla sua amica Laura. In una transazione standard questo verrebbe fatto tramite magari un bonifico e quindi una transazione online che richieda l'accesso a un conto bancario e un'approvazione da parte della banca stessa. Quindi Rob accederebbe al suo online banking, compilerebbe il form per effettuare un bonifico a Laura con tutti i suoi dati, quindi l'IBAN, l'intestatario, eccetera, eccetera. E una volta effettuato il pagamento, Laura dovrebbe quindi aspettare 1-2 giorni lavorativi che la banca, quindi l'ente centrale che gestisce la transazione, convalidi e trasferisca i soldi. Come funziona invece con Bitcoin? Stessa procedura, Rob apre il suo portafoglio, fa una scansione dell'indirizzo del wallet di Laura, scrive l'amount che vuole spedire, in questo caso l'esempio ci dice 0.3 bitcoin, consideriamo che il bitcoin sta più o meno a 1000 euro per bitcoin, quindi questi sono circa 300 euro. Una volta convalidato la cifra che si vuole inviare, questa viene mandata e dal punto di vista dell'utente la transazione è terminata, perlomeno dal punto di vista di Rob. Andiamo a vedere quello che succede in background, quindi sulle macchine, nella rete. Praticamente il portafoglio va a firmare la transazione utilizzando la chiave privata in possesso di Rob. In circa 10 secondi questa transazione viene propagata nella rete e quella che è la comunità che porta avanti lo svolgimento di queste transazioni, ossia i miners, includono la transazione nel prossimo blocco da essere minato. Quindi che cosa vuol dire mining? Praticamente vuol dire processare un certo hash, che è un indirizzo che si presenta in questo modo, dal punto di vista tecnico molto complesso, algoritmicamente molto, scusate se mi sono impicciato, è anche difficile dirlo, complesso a livello computazionale, e il tempo di calcolo per svolgere le operazioni su questo blocco è molto lungo e molto costoso, e per questi motivi
chiunque decida di applicarsi nella risoluzione di questi blocchi e la convalida delle transazioni viene remunerato con dei bitcoin stessi, quindi la comunità che manda avanti le transazioni riceve un pagamento dalla comunità stessa e dal svolgimento delle attività stesse. E una volta che i nodi verificano la transazione, il blocco viene propagato e a Laura risulta il suo pagamento, cioè il pagamento di Rob ricevuto, e potrà vedere il quantitativo di 0.3 bitcoin nel suo wallet. Dopodiché altre conferme vengono avvallate dalla rete e la procedura è in questo modo finita. Più difficile a spiegarsi che a farsi, perché poi in realtà la procedura dura veramente poco, ed è questo il punto di forza delle monete digitali. L'idea è quella di poter fare delle transazioni che non siano centralizzate, quindi decentralizzate su tutta la community e la rete stessa, e con tempi molto più rapidi, paragonabili a quelli di transazioni per carta di credito o PayPal che sia, anche se queste ultime sono molto più costose rispetto a una transazione del genere, che ha un costo di tassi veramente minimi, e in più ci rende diciamo proprietari della nostra banca. Noi, il nostro wallet è di per sé la banca stessa. Ok, con questo ho spiegato brevemente, anche molto superficialmente, come funziona il Bitcoin. Allora, perché parlare di Dash? Dash perché il Bitcoin non è perfetto. È stato sicuramente il primo e come ogni nuova tecnologia porta sempre nuove idee e ampi margini di miglioramento. È per questo che il Dash ha migliorato quelle che sono le lacune all'interno del Bitcoin, ossia ad esempio le transazioni che con l'aumentare del tempo sono diventate un pochino troppo lente rispetto alle aspettative iniziali. Per una convalida si può anche aspettare fino a una decina di minuti. Ciò non accade con il Dash perché ha una tecnologia diversa che permette transazioni molto più rapide. In più abbiamo una struttura diversificata, non abbiamo solo i miners, ma abbiamo un altro livello, un altro tier che è costituito, layer che è costituito dai masternodes, che permettono la convalida e la messa in sicurezza delle transazioni anche a livello completamente anonimo e sicuro. Poi parliamo di una tecnologia che ha una community molto più attiva e che è cresciuta in modo molto più rapido, e a mio modo di vedere presenta dei prodotti veramente ben fatti. Questa è la pagina del Dash e vi rimando al video introduttivo per darvi un'idea e alla possibilità di scaricare un wallet. Però non vorrei rendere questo primo video troppo lungo e volevo solo creare un'idea di quelle che sono le cryptocurrency in generale e dire quello che poi avverrà nei prossimi video. Parlerò di come scaricare un wallet, in questo caso il Dash Wallet, da questo sito, come installarlo, come funziona e soprattutto come metterlo in sicurezza. In un altro video voglio parlare di come la struttura e l'ecosistema del Dash è stato pensato, quindi i due diversi livelli, quindi parliamo dei miners e dei masternodes e come questa struttura funziona. Poi
un focus su quello che è il mining effettivamente e di come ci si può avere dei profitti reali partecipando a questa community e entrando in questo sistema. E legato a questo aspetto parlare di come si può poi tenere in modo ancora più sicuro un quantitativo di Dash minato o comprato o Bitcoin che sia in cosiddetti cold wallet, quindi hardware fatti apposta per conservare queste monete. E poi parlare di Dash Evolution, che secondo me è veramente il punto di forza di Dash. Ma per tutti questi aspetti vi rimando ai prossimi video e innanzitutto vi ringrazio per aver seguito questa primo intro e ci vediamo presto. Ciao!